Non commettere più questi 5 errori con il discorso indiretto in italiano. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video parleremo di discorso indiretto in italiano. Vi mostrerò i 5 errori più comuni commessi da chi sta imparando l'italiano come lingua straniera. Vedremo perché sono degli errori e vi mostrerò come evitare di commetterli in futuro. Come sempre, restate fino alla fine del video perché c'è un esercizio di ripasso per voi. Prima di cominciare con gli errori, vediamo cos'è il discorso indiretto. Il discorso indiretto è una struttura utilizzata per riportare le parole dette da un'altra persona senza usare le parole esatte. Ad esempio, il discorso diretto sarebbe: Marco dice ho fame. Il discorso indiretto, invece, sarebbe: Marco dice che ha fame. Come già potete notare da qui, il discorso indiretto è soggetto a diversi cambiamenti per quanto riguarda le persone, i pronomi, alcune espressioni di tempo e soprattutto tempi e modi verbali. Ecco perché crea sempre molta confusione. Ma ho cercato di fare chiarezza per voi in questo video. E vediamo subito il primo errore di chi prova a usare il discorso indiretto, e cioè utilizzare tempi e modi verbali scorretti quando si riportano notizie o informazioni nel passato. Per riportare affermazioni, notizie, informazioni, di solito si utilizzano verbi come dire, affermare, sostenere, rispondere, spiegare, raccontare, seguiti da che. Ora, se il verbo che introduce il discorso indiretto è al presente, sostiene, afferma, i cambiamenti non sono troppi, perché il verbo rimane nello stesso tempo e nello stesso modo. Quello che cambia è la persona. Ad esempio, nella frase originale, Marco dice ho fame. Ho, prima persona singolare, perché Marco sta parlando. Discorso indiretto, Marco dice che ha fame. Ha rimane sempre presente, indicativo, proprio come ho. Ma cambia la persona, perché non è più Marco che sta parlando in prima persona. Io sto parlando e sto raccontando quello che ha detto. Ancora, Laura dice: sono tornata ieri. Laura dice che è tornata ieri. Rimane sempre il verbo al passato prossimo, quello che cambia è la persona. Dunque, con il discorso indiretto al presente non ci sono troppi problemi. Dove nascono davvero i problemi è con il discorso indiretto al passato. Ha detto che, disse che, perché qui i tempi cambiano. Allora, ho preparato per voi una tabella riassuntiva che spero possa chiarirvi le idee e spero che possa immediatamente farvi notare tutti i cambiamenti. Analizziamola insieme. Come vedete, abbiamo discorso diretto e poi abbiamo invece cosa succede quando si riporta al passato.
ha detto che. E noi ci concentreremo proprio su questo. Dunque, se nel discorso diretto si usa il presente o fame, quando riportiamo al passato, il presente diventa imperfetto. Ha detto che aveva fame. La prima persona singolare diventa sempre terza persona singolare, però attenzione, il presente diventa imperfetto. Se il discorso diretto è già all'imperfetto, avevo un cane, quando si riporta nel passato, l'imperfetto resta imperfetto. Ha detto che aveva un cane. E nel discorso diretto si usa il passato prossimo, sono tornata. Quando riportiamo nel passato, il passato prossimo diventa trapassato prossimo. Ha detto che era tornata. E nel discorso diretto usiamo il passato remoto. Vidi? Questo diventa trapassato prossimo se riportiamo nel passato. Ha detto che aveva visto. E nel discorso diretto abbiamo il trapassato prossimo, avevo letto. Questo resta trapassato prossimo anche quando lo si riporta nel passato. Ha detto che aveva letto. Se nel discorso diretto usiamo il futuro semplice, mangerò, quando riportiamo nel passato, questo diventerà condizionale passato. Ha detto che avrebbe mangiato. Se nel discorso diretto usiamo il futuro anteriore, avrò dormito, anche questo diventerà condizionale passato quando riportiamo nel passato. Ha detto che avrebbe dormito. Come vedete, i cambiamenti da fare sono tanti, quindi è normale confondersi e commettere degli errori. Io vi consiglio di stampare, copiare questa tabella, cambiare magari le frasi di esempio con qualcosa che sia vero per voi e ripassarli ogni giorno. Oppure prendere un discorso, un messaggio che qualcuno vi ha mandato e riportarlo con il discorso in diretto. Questa è un'ottima pratica. Io comunque vi ricordo che potete trovare questa tabella insieme a tutte le altre che vedremo in questo video e a tutto quello di cui vi parlerò in questo video sul nostro sito web lernamo.com. Se andate nella sezione lezioni, sulla barra di ricerca potete digitare le parole chiave, discorso in diretto, e vi comparirà l'articolo dedicato e in questo modo potrete leggerlo, stamparlo, copiarlo, fare quello che volete. Alla fine dell'articolo ci sono poi gli esercizi interattivi per ripassare e il podcast per scaricare e ascoltare quando e dove volete. Ma torniamo a noi e vediamo il secondo errore: non usare la forma implicita. Io vi ho appena detto che per il discorso indiretto, per riportare notizie, informazioni, abbiamo bisogno di verbi come dire, raccontare, sostenere, affermare, più che, e questo resta vero. Però dovete tenere a mente che se il soggetto della frase principale, chi ha detto, è il soggetto della frase subordinata, il contenuto del messaggio, sono lo stesso, allora è più comune e più naturale utilizzare la forma implicita, ossia quella formata da di più infinito, piuttosto che
più verbo coniugato. Dunque, riprendendo proprio le frasi originali, dice che ha fame. È corretta, in realtà, ma sarebbe molto più naturale dire dice di avere fame. Perché? Perché il soggetto è lo stesso. Lui dice, lui ha fame. Oppure dice che è tornata. Dice di essere tornata. Perché lei dice, lei è tornata. Ma se io dico, Maria dice che Marco è stanco, qui non posso sostituire con di più infinito. Assolutamente no, perché i soggetti sono diversi. Quindi di nuovo, questo qui non è davvero un errore in senso stretto, ma se in questi casi in cui il soggetto coincide utilizzate la forma implicita, è sicuramente più naturale. Passiamo al terzo errore. Il terzo errore riguarda il riportare domande e l'errore è dimenticare il congiuntivo quando riportiamo delle domande. Per riportare domande utilizziamo verbi come chiedere, domandare, voler sapere, seguiti da se per domande sì, no, o da una parola interrogativa. Chi, che cosa, dove, quando, come. Il problema è che in queste strutture bisogna utilizzare il congiuntivo e tanti se ne dimenticano. Anche per questo caso ho preparato una tabella molto chiara e riassuntiva che vi mostra come non c'è alcun cambiamento quando si riportano le domande al presente. Questo è veramente interessante. L'unico caso in cui ci sono cambiamenti e dunque il caso che crea più confusione e genera più errori è quando si riportano domande al passato. Vediamo appunto anche in questo caso cosa succede. Se il verbo del discorso diretto è al presente indicativo, parti, notate come quando si riporta al presente non cambia nulla. Il verbo resta al presente indicativo, cambia solo la persona. Chiede se parto. Ma il punto interessante che a noi in questo caso interessa è proprio il passato, riportare al passato. E il presente indicativo, quando si riporta al passato, diventa imperfetto congiuntivo. Ha chiesto se partissi. Se nel discorso diretto abbiamo l'imperfetto indicativo, dormivi? Questo diventa imperfetto congiuntivo quando riportiamo al passato. Ha chiesto se dormissi. Nel discorso diretto ha il passato prossimo. Hai cenato? Quando riportiamo al passato, questo diventa trapassato congiuntivo. Ha chiesto se avessi cenato. Se nel discorso diretto utilizzo il passato remoto, tornasti, anche questo diventa trapassato congiuntivo quando riportiamo nel passato. Ha chiesto se fossi tornato o tornata. Se il verbo del discorso diretto è al trapassato prossimo, avevi letto? Quando riportiamo nel passato, anche questo diventa trapassato congiuntivo. Ha chiesto se avessi letto. Se il verbo del discorso diretto è al futuro semplice, mangerai? Quando riportiamo nel passato, il futuro semplice diventa
condizionale passato. Ha chiesto se avrei mangiato. Se il verbo del discorso diretto è nel futuro anteriore, avrà sognato. Quando riportiamo nel passato, il futuro anteriore diventa condizionale passato. Ha chiesto se avrebbe sognato. E già, anche in questo caso i cambiamenti sono tanti. Ecco perché si crea spesso confusione, si commettono degli errori. Questo lo commettono anche gli italiani. Ad esempio, dire frasi come ha chiesto se partivo, invece di ha chiesto se partissi. Quindi chiaramente non è facile e anche in questo caso vi suggerisco di stampare la tabella e fare molta pratica, quindi non solo memorizzarla, ma lavorarci su con altre frasi. Piccola parentesi qui, quando si riportano le domande non si usa mai in nessun caso la forma implicita di più infinito. E passiamo al quarto errore, che in realtà è un po' collegato al terzo, perché è molto simile e riguarda il dimenticare il congiuntivo quando si riportano ordini, comandi. Per riportare ordini, comandi, usiamo verbi come ordinare, comandare, chiedere, nel senso di richiedere, seguiti da che più congiuntivo oppure di più infinito. Fate molta attenzione qui perché in questo caso e dunque quando riportiamo ordini e comandi ci sono cambiamenti sempre, anche quando si riporta al presente. Vediamo anche qui una tabella riassuntiva. Dunque, nel discorso diretto chiaramente possiamo avere solo l'imperativo, che è il modo dei comandi. Allora, se nel discorso diretto abbiamo per esempio l'imperativo prendi, quando riportiamo al presente, l'imperativo diventa presente congiuntivo. Ordina che io prenda. Se invece riportiamo nel passato, l'imperativo diventa imperfetto congiuntivo. Ha ordinato che io prendessi. Vediamo un altro esempio. Lasciate. Al presente sarebbe ordina che noi lasciamo. Presente congiuntivo. Al passato sarebbe ha ordinato che noi lasciassimo. Imperfetto congiuntivo. Ma, come vi dicevo prima, per riportare ordini potete anche utilizzare di più infinito. Questa forma è infatti molto comune, soprattutto nel parlato, e non richiede che i soggetti siano uguali. L'unica cosa richiesta e necessaria sarebbe l'aggiunta di un pronome indiretto per indicare a chi si sta ordinando. Vediamo qualche esempio. Se il discorso diretto è prendi il libro, l'opzione con che più congiuntivo sarebbe ordina che io prenda il libro o ordina che lui prenda il libro. Ma se usiamo la forma implicita abbiamo bisogno dei pronomi indiretti mi per dire a me o gli per dire a lui. Mi ordina o gli ordina di prendere il libro. Andate via. Possiamo dire ha ordinato che loro andassero
via o ha ordinato loro di andare via. Lo sapevate? È qualcosa di sottile ma veramente fa la differenza. Come vi dicevo, usare di più infinito sicuramente è molto più naturale nell'italiano parlato. Come va? Abbiamo quasi finito, siamo giunti all'ultimo errore. L'altro errore sarebbe ignorare e quindi non realizzare tutte le altre trasformazioni che non riguardano i verbi. Infatti, quando il verbo introduttivo è al passato, oltre ai tempi verbali che abbiamo già visto, dovete cambiare anche pronomi dimostrativi, avverbi di luogo, espressioni di tempo e altre parole. Anche per questo ho una tabella riassuntiva per voi. Vediamo un po' cosa succede e ripeto, questo riguarda solo il discorso indiretto al passato. Se nel discorso diretto abbiamo questo, voglio questo libro. Nel discorso indiretto diventa quello. Ha detto che voleva quel libro. Qui, qua, nel discorso diretto, torna qua. Diventano lì, là, nel discorso indiretto. Gli ha ordinato di tornare là. Quassù, quaggiù, nel discorso diretto, siamo quassù. Diventano lassù, laggiù, nel discorso indiretto. Hanno detto che erano lassù. Adesso o ora, nel discorso diretto, siamo tornati adesso. Diventano in quel momento o allora, nel discorso indiretto. Ha detto che erano tornati in quel momento. Oggi, ad esempio, oggi ho cucinato, diventa nel discorso indiretto quel giorno. Disse che quel giorno aveva cucinato. Ieri, del discorso diretto, ieri ho iniziato la dieta, diventa il giorno prima, il giorno precedente, nel discorso indiretto. Disse che il giorno prima aveva iniziato la dieta. Domani, nel discorso diretto, domani andrò al mare, diventa il giorno dopo, il giorno seguente o l'indomani, nel discorso indiretto. Disse che il giorno dopo sarebbe andata al mare. Fa, come in strutture, l'ho comprato 3 mesi fa. Del discorso diretto diventa prima nel discorso indiretto. Ha detto di averlo comprato 3 mesi prima. Tra poco del discorso diretto diventa dopo poco, mentre poco fa diventa poco prima nel discorso indiretto. Ci vedremo tra poco. Ha detto che si sarebbero visti dopo poco. Come è andata? Avete notato quanti cambiamenti avvengono con il discorso indiretto? So benissimo che non è facile. Il segreto, la chiave è sempre fare tanta pratica. Usarlo mentre parlate. Lo so che non è facile, ma anche quando parlate con voi stessi, utilizzatelo. Poi l'ideale sarebbe sicuramente parlare con i madrelingua. Ecco perché noi di Learnamo offriamo dei pacchetti di lezioni individuali online che potete svolgere con i nostri insegnanti madrelingua
qualificati. Quindi visitate questo link per scoprire di più sul nostro corso italiano intensivo. E adesso abbiamo anche una piattaforma che vi dà la possibilità di vedere i nostri insegnanti, vedere il loro calendario e scegliere quando fare la lezione, anche nel fine settimana, e scegliere l'insegnante con cui farla. Potete cambiarli ogni volta per ascoltare varie pronunce, vari accenti, per parlare con persone diverse, ma avere la possibilità di parlare con persone vere aiuta tantissimo il vostro italiano, perché loro vi ascoltano, vi fanno delle domande, vi mettono alla prova. E poi in realtà alla fine si crea un rapporto di amicizia, di complicità, quindi vi sentite anche a vostro agio nel provare strutture nuove come ad esempio il discorso indiretto. Il luogo migliore per provare e fare pratica sono proprio le lezioni. Non c'è nessuno, solo il vostro insegnante che è lì per aiutarvi e quindi più lo fate, più vi verrà naturale anche con gli altri. Madrelingua. Provare per credere. Detto questo, restate là perché adesso vediamo l'esercizio di ripasso. Volevo solo ricordarvi che se siete oggi in vena per cose impegnative, qualche tempo fa ho realizzato un bel video sul periodo ipotetico in italiano. Un video che appunto analizza nel dettaglio quest'altra importante struttura della grammatica italiana e lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Vi darò 5 frasi al discorso diretto e voi dovete trasformarle al discorso indiretto. Un turista mi ha chiesto: dov'è la stazione? Il professore ha detto allo studente: hai preso un brutto voto all'esame di matematica. Il dottore mi ha ordinato: prenda queste pillole per una settimana. La mamma ha chiesto ai suoi figli: volete venire in vacanza con noi? Marta ha detto: mi sento debole. Se avete bisogno di un po' di tempo in più, mettete pausa al video. Nel frattempo vi ricordo che se ancora non avete scaricato il nostro regalo, è il momento di farlo. E già, abbiamo realizzato questo libricino proprio come regalo per voi, per ringraziarvi del vostro affetto. E si chiama Perché si dice? In questo libro ho raccolto le espressioni italiane più interessanti e relazionate in qualche modo con altri paesi, altre città. Vi parlo del loro significato e poi vi racconto perché si dice così, cioè da dove deriva questo nome un po' bizzarro. Ad esempio, perché si dice insalata russa o lo zio d'America o fare la fila indiana. Quindi potete farlo vostro con un semplice click, senza pagare nulla, visitando questo link. E adesso vediamo le soluzioni. Un turista mi ha chiesto dove fosse la stazione, con congiuntivo, ovviamente. Sto riportando una domanda. Il professore ha detto allo studente che aveva preso un brutto voto all'esame di matematica. Il dottore mi ha ordinato di prendere queste pillole per una settimana. La mamma ha chiesto ai suoi figli se volessero andare in vacanza con loro. Se volessero, ovviamente, stiamo riportando una domanda. In questo caso non posso mantenere venire perché il luogo dove andranno loro non c'entra nulla con me
è una questione di punto di vista, quindi devo usare andare, è un luogo diverso da dove io sono, da dove è la persona che mi ascolta, con loro, probabilmente i genitori. Marta ha detto di sentirsi debole. Si potrebbe anche dire Marta ha detto che si sentiva debole, ma come vi dicevo prima è un po' più naturale usare il di, la forma implicita. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere anche se il video vi è stato utile. Non dovete imparare tutto guardandolo una volta, potete riguardarlo tutte le volte che volete. È lì per questo. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace che ci aiuta sempre un sacco e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Seguite anche l'Ernamo su tutti gli altri social. Con questo è tutto, io vi saluto ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.